Le luci possono fare o distruggere un modello. In questo episodio provo un nuovo metodo per rimuovere i supporti e stampo in 3D le lenti trasparenti dei fari. Vediamo se funziona davvero. Appassionati non di modellismo, bentornati in questa serie dedicata all'Alfa Romeo 8C 2009B Speciale Alemán. In questo nuovo video andrò a analizzare tutte le luci dell'auto. Inizio dal solito lavoro di rimozione e pulizia supporti. Questa volta ho applicato un metodo leggermente diverso e devo dire che mi sono trovato meglio. Invece di strappare per così dire i supporti dal pezzo, ho deciso di tagliarli e lasciarne un pezzettino che ho rimosso con la lima. Il risultato è decisamente migliore e ho evitato di ritrovarmi il particolare pieno di buchi o rovinato da stuccare. Anche qua, lezione imparata. Finita la noiosa parte di pulizia, possiamo andare a verniciare, iniziando con il solito primer della Titans. Dopo un'oretta di asciugatura posso andare a stendere il rosso che avevo già usato sulla carrozzeria sui gruppi ottici anteriori e posteriori. Le auto classiche erano piene di parti cromate e anche quest'Alfa non fa sicuramente eccezione. Vado a mascherare e stendere il cromato dove necessario intorno ai fari, utilizzerò il chrome dell'AK. Per i fari che si trovano nel sottoscocca utilizzerò del nero Vallejo. Meno male che avevo ancora una bottiglietta di questo colore di riserva, perché non mi sono accorto di essere completamente senza nero sia Tamiya sia Kunze. Ho provato con delle dime a termoformare quelle che sono le lenti dei fari, ma con scarsissimi risultati. Così ho deciso di comprare della resina trasparente e stamparla in 3D. Il risultato non mi dispiace. Forse non è perfetto, ma non avevo tempo per ulteriori esperimenti. Comunque promette molto bene e la utilizzerò ancora in futuro, magari anche per i vetri veri e propri dei modelli. Vedremo.
Rimuovo anche da questi particolari i vari residui dei supporti e li coloro con i trasparenti Gunze e Tamiya. Per i Katana infrangenti utilizzo il normale rosso XF7 Tamiya. La luce centrale del faro posteriore è di un rosso molto scuro. Per ottenerlo ho utilizzato l'X27 Clear con una goccia di X19 Clear sempre Tamiya. Il risultato è molto vicino al faro reale. Uso dell'X11 sempre Tamiya per l'interno delle luci presenti nel sottoscocca. Per rendere meno opache le lenti dei fari anteriori ho spruzzato del semplice trasparente lucido preso al brico. Aiuta molto a migliorare la lucentezza e la trasparenza di questi elementi. Una volta finita la colorazione posso andare a incollare con della Vinavil tutte le lenti all'interno dei fari.
Ed ecco le luci complete e pronte per essere posizionate. Vi aspetto nel prossimo video dove, se tutto va bene, andremo a completare il montaggio di questo modello. Io vi saluto, vi auguro buon modellismo e vi ricordo come al solito che collezionare scatole è divertente, ma collezionare modelli lo è molto di più. Ciao a tutti!